Lezione 1. Strategie di prezzo. Ho riflettuto su quanto sia fondamentale per qualsiasi azienda avere una strategia di prezzo ben definita. Assolutamente sì, è affascinante come il giusto prezzo possa attrarre clienti mantenendo al contempo i margini di profitto. Esatto. È come camminare su una corda tesa, vuoi attrarre il tuo pubblico senza sottovalutare il tuo prodotto. E non dimentichiamo le ricerche di mercato, svolgono un ruolo fondamentale nella determinazione del prezzo ideale. È vero, conoscere la concorrenza e comprendere le aspettative dei clienti può fare la differenza. Inoltre, adeguare i prezzi in base al feedback può creare una base di clienti più fedele nel lungo periodo. In effetti, quando si tratta di prezzi, è tutta una questione di equilibrio e strategia. E se ben eseguita, può portare a una crescita sostenibile per qualsiasi azienda. Esatto, una solida strategia di prezzo non si basa solo sui numeri, si tratta di comprendere il mercato. Lezione 2. Seconde possibilità. È interessante come spesso rispecchiamo gli errori di chi ci circonda, non è vero? Sì, sembra che non impariamo mai dalle esperienze degli altri, il che è piuttosto ironico. Vero. Le persone hanno sempre una seconda possibilità, eppure tendono a ripetere sempre gli stessi schemi. È quasi come se fossimo destinati a rivivere i nostri errori finché non li avremo veramente compresi. Esatto. Viene da chiedersi se diamo valore alle nostre lezioni o se semplicemente le dimentichiamo col tempo. E a volte, prima di cambiare davvero il nostro comportamento, bisogna toccare il fondo. Certamente, e penso che sia allora che inizia la vera crescita, attraverso la riflessione e il cambiamento. Sì, è fondamentale accogliere queste lezioni invece di liquidarle come fallimenti. Alla fine, tutti noi abbiamo un ruolo nel sostenerci a vicenda per liberarci da questi circoli viziosi. Lezione 3. Trasporto pubblico. Di solito preferisco i mezzi pubblici, sono comodi ed ecologici. Ottima scelta! Quali opzioni pensi siano disponibili? Beh, ho notato che gli autobus e i tram sono piuttosto frequenti, il che è un vantaggio per i pendolari. Sì, e penso che avere una rete metropolitana affidabile possa davvero migliorare la mobilità urbana. Certamente, fa risparmiare tempo e riduce la congestione del traffico, il che è vantaggioso per tutti. Inoltre, usare i mezzi pubblici può essere un ottimo modo per incontrare nuove persone e vivere la città. Esatto. È come una piccola avventura ogni giorno, alla scoperta di nuovi percorsi e panorami. E non sottovalutiamo l'aspetto economico, spesso è più economico che guidare. Giusto, e se si considerano anche le tariffe del parcheggio, il trasporto pubblico sembra ancora più allettante. Lezione 4. Condivisione dei viaggi. Arrivare a destinazione a volte può essere una sfida, non credi? Sì, soprattutto nelle ore di punta, può sembrare un viaggio senza fine. Mi ricordo che una volta ho condiviso il viaggio con un altro passeggero ed è andata benissimo. Interessante. Avete avuto una piacevole conversazione durante il viaggio? Assolutamente. Ci siamo scambiati storie e ci siamo anche scambiati consigli sui locali della zona. Sembra divertente. È incredibile come un semplice viaggio in macchina possa portare a nuove amicizie. Sì,
e penso che metta davvero in risalto l'importanza della comunità nella nostra vita quotidiana. Certamente, a volte le esperienze migliori nascono da situazioni inaspettate. Esatto, e condividere i viaggi non solo ci connette, ma riduce anche la nostra impronta di carbonio. Lezione 5. Passi sostenibili. È affascinante come ogni piccolo passo conti verso un futuro sostenibile. Sono pienamente d'accordo. A volte le persone sottovalutano l'impatto delle proprie azioni individuali. Esatto. Anche semplici cambiamenti, come la riduzione dell'uso della plastica, possono portare a miglioramenti significativi. E non dimentichiamo il risparmio energetico. Spegnere le luci può far risparmiare tantissimo. Esatto, sono proprio quelle piccole abitudini che si accumulano e contribuiscono davvero a una causa più grande. Inoltre, quando condividiamo queste pratiche con gli altri, amplifichiamo ulteriormente il nostro impatto. Sì, si tratta di creare una cultura della sostenibilità a cui tutti possano partecipare. E in ultima analisi, siamo tutti responsabili del futuro del nostro pianeta, quindi ogni sforzo è importante. Certamente, è incoraggiante sapere che possiamo tutti fare la differenza, un passo alla volta. Lezione 6. Il cane da fattoria. Chissà se anche il cane della fattoria entra nello stagno, sarebbe divertente. Che pensiero esilarante! Riesci a immaginare lo scompiglio che farebbe? Vero? I cani adorano l'acqua, e un bel tuffo rallegrerebbe sicuramente la giornata. Inoltre, sarebbe divertente vedere come reagirebbero gli altri animali. Esatto. Immagino le galline che chiocciano confuse o le mucche che guardano sorprese. E forse il cane avrebbe anche provato a riportare le anatre a riva. Sarebbe uno spettacolo. Sono momenti come questi che rendono la vita in fattoria così divertente. Assolutamente. La natura ha il potere di regalare gioie inaspettate attraverso interazioni semplici e giocose. Sì, e ci ricorda di apprezzare le piccole cose che portano il sorriso nella nostra vita. Lezione 7. Scarpe comode. Ho bisogno di scarpe comode e che offrano il giusto sostegno per i miei allenamenti, è essenziale. Certamente. Le calzature giuste possono fare la differenza in termini di prestazioni e comfort. Esatto, ho imparato che indossare le scarpe sbagliate può causare infortuni nel tempo. Sì, ed è fondamentale scegliere scarpe che offrano un buon supporto dell'arco plantare e un'ammortizzazione adeguata. Assolutamente. Cercavo marchi che puntassero sia sullo stile che sulla funzionalità. È un approccio intelligente. Puoi avere un bel aspetto pur essendo comoda e sicura. Sì, e penso che sia importante provare le scarpe e testarle prima di prendere una decisione. Certo, si tratta di trovare la calzata perfetta per i tuoi piedi e le tue attività. Esatto, investire in scarpe di qualità è un investimento nel tuo percorso di fitness complessivo. Lezione 8. Sport Canada. È affascinante il modo in cui Sport Canada gestisce i suoi uffici amministrativi centrali a Ottawa. Sì, l'organizzazione svolge un ruolo fondamentale nella promozione dello sport in tutto il paese. Esatto. Sostengono gli atleti e garantiscono che il Canada rimanga competitivo sulla scena mondiale.
E non dimentichiamo le loro iniziative per incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sport. Assolutamente. Coinvolgere i giovani aiuta a costruire un futuro più sano e attivo. Inoltre, promuove il senso di comunità e di lavoro di squadra, il che è inestimabile. Sì, e la vasta gamma di sport trattati dimostra l'approccio inclusivo del Canada. Assolutamente sì! È stimolante vedere come supportano atleti di ogni estrazione. In fin dei conti, promuovere lo sport non significa solo competere, ma anche formare il carattere. Lezione 9. La Luna. La luna è ancora piuttosto grande nel cielo notturno, è ipnotizzante da osservare. Sì, la Luna impiega circa un mese per completare le sue fasi, il che è affascinante. Esatto. Ogni fase racconta una storia e ci connette al ritmo della natura. E mi piace molto il modo in cui ogni cultura ha la propria interpretazione del significato della Luna. Sì, è incredibile come qualcosa di così costante possa ispirare convinzioni così diverse. E non dimentichiamo il fondamento scientifico. I cicli lunari influenzano le maree e perfino il comportamento umano. Davvero. È incredibile quanto tutto sia interconnesso nel nostro universo. Sì, anche solo guardare la Luna può suscitare un senso di meraviglia e curiosità. Assolutamente sì, ci ricorda il nostro posto nel cosmo e la bellezza che ci circonda. Lezione 10. Trasporti locali. Sembra fantastico. E i trasporti pubblici nelle città? È un argomento essenziale, soprattutto per chi ha le prime armi con la vita urbana e vuole esplorare nuove opzioni. Sì, conoscere i mezzi di trasporto disponibili può rendere la vita in città molto più semplice. Assolutamente sì! Autobus, tram e biciclette sono ottimi mezzi per spostarsi nelle aree urbane. Inoltre, ogni città ha un suo sistema unico, che rende l'esplorazione ancora più avventurosa. Sì, e spesso i trasporti pubblici consentono di vedere più cose della città rispetto all'auto. Esatto. Puoi immergerti nella cultura locale viaggiando da un posto all'altro. E non dimentichiamo i benefici per l'ambiente. Utilizzare i trasporti pubblici riduce le emissioni di carbonio. Assolutamente. In definitiva, scegliere mezzi di trasporto locali può migliorare sia la nostra esperienza che la salute del pianeta. Lezione 11. Prodotti freschi. Abbiamo bisogno di altra frutta o verdura per le nostre ricette? Penso che potremmo prendere delle arance e della lattuga per aggiungere un tocco di freschezza ai nostri pasti. Sembra un'ottima idea. Le arance non sono solo deliziose, ma sono anche ricche di vitamina C. Sì, e la lattuga può aggiungere un tocco croccante alle nostre insalate, rendendole più gustose. Esatto. Inoltre, avere una varietà di prodotti può rendere i nostri pasti interessanti e nutrienti. E non dimentichiamo i colori. Un piatto colorato è sempre più invitante. Vero. È incredibile come frutta e verdura dai colori vivaci possano valorizzare la presentazione generale. Assolutamente sì, e penso che sia importante sostenere gli agricoltori locali quando facciamo la spesa di prodotti freschi. Sì, acquistare prodotti locali non solo aiuta la comunità, ma ci garantisce anche di ricevere i prodotti più freschi.
Lezione 12. Punti di riferimento. Hai mai pensato a come i principali punti di riferimento possano aiutarci a orientarci in una città? Assolutamente. I punti di riferimento sono come segnali stradali che ci guidano, soprattutto quando esploriamo un posto nuovo. Esatto. Per esempio, se vedi una grande torre dell'orologio, sai di essere vicino alla piazza del paese. Esatto. E non si tratta solo di orientarsi. I punti di riferimento hanno spesso anche un significato storico. È vero, raccontano storie sul passato della città e sulla sua cultura, rendendo il nostro viaggio più arricchente. E quando si menziona un punto di riferimento, si accende la curiosità sulla sua storia e sul suo significato. Sì, come il famoso ponte che collega due quartieri, non è solo una struttura, ma un simbolo di unità. È affascinante come un semplice edificio o una statua possano avere così tanto peso nei nostri ricordi. Quindi, la prossima volta che visiti una nuova città, tieni d'occhio questi punti di riferimento, arricchiranno la tua esperienza. Lezione 13. Vibrazioni energetiche. Ciao, come stai? Sembri così energica e fresca ultimamente. Grazie. Mi sono concentrata sulla cura di me stessa e ha fatto davvero la differenza. Che ispirazione! Quali cambiamenti hai apportato per sentirti così rivitalizzato? Ho iniziato una routine mattutina che include yoga e meditazione per impostare la mia giornata. Wow, sembra davvero rigenerante. Ho sentito dire che queste pratiche possono davvero migliorare l'umore. Sì, certo. E ho anche fatto lunghe passeggiate nella natura, che mi aiutano a schiarirmi le idee. La natura ha il potere di rinfrescarci lo spirito, non è vero? Assolutamente sì. Inoltre, è un ottimo modo per staccare dalla tecnologia per un po'. Forse un giorno verrò a fare una passeggiata con te. Lezione 14. Piani per le escursioni. Stavo pensando di fare un'escursione sabato. Che ne pensi? Sembra un'ottima idea. Assicurati solo di portare acqua e snack. Assolutamente. L'idratazione è fondamentale, soprattutto se dobbiamo affrontare sentieri ripidi. E magari anche una macchina fotografica, per immortalare gli splendidi panorami lungo il percorso. Perfetto. Adoro fotografare la natura, è come congelare un istante nel tempo. Esatto. In più, ci darà qualcosa a cui guardare indietro e ricordare l'avventura. Quindi, quale percorso pensi di esplorare? Ho sentito dire che quello sul lago è stupendo in questo periodo dell'anno. Che scelta fantastica! Non vedo l'ora di ammirare il paesaggio e godermi l'aria fresca. Lezione 15. Rimanere informati. È bene sapere cosa succede intorno a noi, c'è altro di cui dovrei essere a conoscenza? Assolutamente. Rimanere informati ci aiuta a prendere decisioni migliori nella vita quotidiana. Sono d'accordo. Che si tratti di notizie o eventi locali, ci tiene in contatto con la nostra comunità. Inoltre, essere consapevoli ci consente di avere conversazioni significative con gli altri. Esatto. È come far parte di una storia più grande che si sviluppa ogni giorno. E può anche accendere la nostra curiosità di scoprire di più sul mondo.
Allora, quali sono le ultime notizie che hanno catturato la tua attenzione di recente? Ho letto di un'iniziativa locale che promuove la sostenibilità nella nostra zona. Sembra affascinante. È fantastico vedere le comunità unirsi per una causa. Lezione 16. Accettare gli errori. Sai, ho pensato molto a come gli errori siano solo una parte del processo di apprendimento. Assolutamente sì, è quasi come se fossero dei trampolini di lancio verso il successo. Senza commettere errori, come possiamo davvero imparare? Esatto. Ricordo quando ho iniziato a cucinare, ho bruciato tantissimi pasti, ma ognuno mi ha insegnato qualcosa di prezioso. Questo è un ottimo esempio. È attraverso quei piccoli disastri che scopriamo cosa funziona e cosa no. Ed è fondamentale non aver paura di commettere errori. Se li evitiamo, potremmo perdere opportunità incredibili. Verissimo. Ogni errore è una lezione racchiusa in un momento di crescita, e senza di esso, cosa sarebbe il nostro viaggio? Pensateci, ogni persona di successo ha una storia di fallimenti che hanno spianato la strada ai suoi successi. Sì, e accettare questi fallimenti può portare a progressi inaspettati che potremmo non prevedere. Si tratta di mantenere un atteggiamento positivo e di riconoscere che gli errori sono solo parte dell'avventura. Lezione 17. Abbigliamento sportivo alla moda. Oggi ho trovato dei graziosi leggings da allenamento, sono così colorati e comodi. Sembra fantastico. La comodità è fondamentale quando si allena, e dei leggings alla moda possono davvero migliorare l'umore. Esatto. Penso che quando ti senti bene con quello che indossi, ti motiva a fare più esercizio. Assolutamente sì. Inoltre, l'abbigliamento sportivo colorato può rendere l'intera esperienza più piacevole. Sono assolutamente d'accordo. È come indossare un pezzettino di gioia mentre lo sudi. E con così tante opzioni disponibili, è facile trovare qualcosa che corrisponda alla tua personalità. Sì. È fantastico come moda e fitness si integrino oggigiorno. Verissimo. Hai provato qualche allenamento specifico che si abbina bene a quei leggings? Stavo pensando di provare lo yoga, sembra perfetto per quei comodi leggings. Lezione 18. Eroi in formazione. Sai, quei primi soccorritori spesso salvano la vita delle persone, ed è incredibile quello che fanno. Assolutamente. Si sottopongono a un addestramento approfondito per prepararsi alle emergenze, e non è un'impresa da poco. Ammiro la loro dedizione. Ci vuole un coraggio immenso per affrontare situazioni pericolose a testa alta. Sì, e l'addestramento fisico e mentale a cui vengono sottoposti è rigoroso ma necessario per i loro ruoli. È incoraggiante pensare a quanto impegno mettono nel garantire la sicurezza degli altri. Esatto, incarnano davvero l'idea di altruismo e coraggio nelle nostre comunità. Quindi, come possiamo supportarli maggiormente nella nostra vita quotidiana? Forse diffondendo la consapevolezza del loro lavoro e mostrando apprezzamento per i loro sacrifici. Ottima idea! Anche piccoli gesti possono fare la differenza nel riconoscimento dei loro sforzi. Lezione 19. Sogni di viaggio. Ottimo! Aggiungerò Venezia alla mia lista di viaggi.
E la Spagna? Qualche suggerimento su dove andare? La Spagna è bellissima. Consiglio vivamente Barcellona. L'architettura è assolutamente mozzafiato. Ho sentito parlare tantissimo delle opere di Gaudì, soprattutto della Sagrada Famiglia. Deve essere fantastico vederla dal vivo. Lo è davvero. I colori e il design sono unici e catturano davvero lo spirito della città. Mi piacerebbe scoprire la cultura, il cibo e l'atmosfera vivace di Barcellona. E non dimenticate le spiagge. Sono perfette per rilassarsi dopo una giornata di esplorazione. Sembra delizioso. Credo che mi piacerebbe passare un po' di tempo lì a prendere il sole. Assolutamente. Inoltre, la cucina locale è assolutamente da provare. Le tapas sono un modo fantastico per assaporare sapori diversi. Sembra un viaggio da sogno. Non vedo l'ora di iniziare a organizzarlo. Lezione 20. Abilità di negoziazione. Ho pensato al processo di negoziazione che dovremo affrontare presto. È fondamentale prepararsi bene. Assolutamente. Si tratta di presentarci con sicurezza, evidenziando al contempo i nostri successi. Sì, mettere in mostra i nostri punti di forza può davvero fare la differenza nel modo in cui veniamo percepiti. E comprendere le esigenze dell'altra parte è altrettanto importante. Dimostra che la stiamo ascoltando. Esatto. Negoziare non significa solo vincere, ma trovare un terreno comune. Verissimo. Una negoziazione riuscita lascia entrambe le parti soddisfatte e apprezzate. Credo che mettere in pratica le nostre capacità di negoziazione possa aiutarci a sentirci più a nostro agio, quando arriverà il momento. Ottima idea! Il gioco di ruolo può essere un modo divertente per aumentare la fiducia in se stessi e affinare le nostre strategie. Dedichiamo un po' di tempo alla pratica, alla lunga ne varrà sicuramente la pena. Lezione 21. Requisiti per il visto. Dobbiamo informarci sui requisiti per il visto per il nostro prossimo viaggio. È un passaggio essenziale. Giusto! Conoscere le normative può risparmiarci un sacco di stress e potenziali problemi in futuro. Inoltre, ci assicura che tutta la documentazione necessaria sia pronta prima della partenza. Esatto! Ogni paese ha regole diverse, quindi è fondamentale essere informati in anticipo. Ho adocchiato il sud-est asiatico da un po' di tempo, la cultura e i paesaggi sono così attraenti. Sembra entusiasmante. Paesi come la Thailandia e il Vietnam hanno tantissimo da offrire ai viaggiatori. Sì, e spesso offrono paesaggi meravigliosi e cibo delizioso che aspettano solo di essere esplorati. Non vedo l'ora di immergermi nella cucina e nella cultura locale. Sarà un'avventura. Assicuriamoci di essere entrambi completamente preparati prima di intraprendere questo viaggio. Lezione 22. Gentilezza e relazioni. Le ho chiesto cosa pensasse della gentilezza e lei ha detto qualcosa di profondo. Davvero? Cosa ha detto? Diceva che se sei buono con le persone, loro saranno buoni con te a loro volta. Che sentimento meraviglioso! Racchiude davvero l'essenza di costruire relazioni solide. Esatto. La gentilezza crea un effetto a catena che può avere un impatto positivo su tutti i soggetti coinvolti.
Ed è sorprendente come un semplice gesto di gentilezza possa rallegrare la giornata di qualcuno. Sì, spesso piccoli gesti creano legami significativi e un senso di comunità. Verissimo. È fondamentale promuovere un ambiente in cui la gentilezza sia la norma. Penso che dovremmo cercare di praticare la gentilezza ogni giorno, non importa quanto piccolo sia il gesto. Lezione 23. Obiettivi accattivanti. È importante che prendiamo nota e lavoriamo sugli aspetti di cui abbiamo parlato prima. Assolutamente. Ricorda, l'obiettivo è catturare l'attenzione del nostro pubblico con ogni dettaglio che presentiamo. La chiave è catturare l'attenzione e, se riusciamo a coinvolgerli, possiamo lasciare un'impressione duratura. Esatto. Dobbiamo pensare alle emozioni che vogliamo evocare e a come entrare in contatto con le persone. È vero, la narrazione può svolgere un ruolo fondamentale nel far sì che il nostro messaggio abbia risonanza. Sì, una storia ben raccontata può suscitare interesse e invogliare gli spettatori a tornare per saperne di più. Quali strategie dovremmo quindi attuare per garantire il raggiungimento di questo effetto accattivante? Penso che dovremmo iniziare a perfezionare i nostri elementi visivi e ad assicurarci che siano accattivanti. Ottima idea! Le immagini possono davvero arricchire la nostra narrazione e attirare le persone nel nostro mondo. Lezione 24. La città splendente. Hai mai sentito la vera storia della città splendente? È davvero affascinante. No, non l'ho fatto. Cosa lo rende così speciale? È una storia che non ho letto in un libro né imparato a scuola, si basa su esperienze reali. Sembra intrigante. Le storie vere hanno spesso molta più profondità di quelle di fantasia. Esatto. Questa città ha una storia ricca, fatta di lotte e trionfi che ne hanno plasmato l'identità. Mi piacerebbe saperne di più. Storie come questa spesso ci ispirano e ci istruiscono. Storie di resilienza e speranza riecheggiano tra le sue strade, dando vita a una cultura vibrante. Wow! Sembra un posto dove la storia rivive nella vita di tutti i giorni. Sì, e ci ricorda quanto sia importante preservare le nostre storie per le generazioni future. Lezione 25. Elementi essenziali della lista della spesa. Prima di andare a fare la spesa, possiamo fare una lista di tutto ciò che ci serve per assicurarci di non dimenticare nulla. Sembra un'idea intelligente. Avere una lista può davvero aiutare a snellire l'intero processo. Assolutamente. Ci fa risparmiare tempo e ci aiuta a evitare acquisti inutili. Inoltre, è appagante spuntare le voci man mano che si procede. Cosa pensi che dovremmo includere? Cominciamo con le cose essenziali, come generi alimentari e articoli per la casa che stanno finendo. Ottima idea! Dovremmo anche considerare eventuali ingredienti speciali per le ricette che intendiamo provare. Sì. Così non dovremo fare più viaggi al negozio. E può anche aiutarci a rispettare il budget se pianifichiamo in anticipo. Esatto. Pianificare rende lo shopping molto più efficiente e piacevole. Lezione 26. Avventura al supermercato. Vuoi andare a fare shopping insieme questo fine settimana? Certo! Ci vediamo al supermercato. Sarà divertente fare la spesa in squadra.
Ottimo. Qual è l'orario migliore per te? Che ne dici se ci incontriamo la mattina quando c'è meno gente? Sembra perfetto, possiamo prendercela comoda e goderci l'esperienza. In più, dopo potremo prenderci un caffè per ricompensarci del nostro duro lavoro. Sì. Un piccolo piacere dopo una giornata di shopping produttivo sembra fantastico. E mentre scegliamo gli ingredienti possiamo condividere idee per i pasti. Adoro quest'idea. Renderà l'intera esperienza molto più piacevole. Lezione 27. Letteratura e scienza. È interessante come alcuni studenti con una mentalità scientifica tendano a ignorare completamente la letteratura. Sì, è una tendenza comune, ma la letteratura offre molti spunti sull'esperienza umana. Esatto. Può migliorare le capacità di pensiero critico, essenziali anche in ambito scientifico. E la narrazione in letteratura può aiutare a trasmettere idee complesse in modo comprensibile. Certamente. Bilanciare entrambe le discipline può portare a un'istruzione più completa. Sono d'accordo. Apprezzare la letteratura può ispirare la creatività nelle attività scientifiche. Come possiamo quindi incoraggiare più studenti ad abbracciare entrambi i campi? Forse integrando la letteratura nelle lezioni di scienze per dimostrare il loro legame. Ottima idea! Colmare il divario potrebbe suscitare interesse e apprezzamento per entrambe le materie. Lezione 28. Sostenersi a vicenda. È importante che gli amici si sostengano a vicenda, soprattutto nei momenti difficili. Assolutamente. Avere un amico su cui contare può fare la differenza. Certo, sembra un piano, possiamo aiutarci a vicenda ad affrontare le sfide e celebrare le vittorie. Sì, si tratta di sostenersi a vicenda e creare un solido sistema di supporto. Condividere le nostre esperienze può fornire spunti preziosi che altrimenti non potremmo cogliere da soli. Esatto. Possiamo imparare tantissimo dalle prospettive e dai punti di forza reciproci. Penso che dovremmo prendere l'abitudine di fare il punto della situazione regolarmente e di condividere come stiamo andando. È un'idea meravigliosa. Un supporto costante può davvero aiutare a promuovere un legame più profondo. Impegniamoci a esserci l'uno per l'altro, qualunque cosa la vita ci riservi. Lezione 29. Preservare la storia. Molte delle case private in questa zona vantano una lunga storia, il che è affascinante da scoprire. Sì, e viene prestata la massima cura affinché il loro aspetto sia sempre al meglio, come a ricordare il loro illustre passato. È incredibile come l'architettura possa raccontarci così tanto sulle persone che vi hanno vissuto. Assolutamente. Ogni dettaglio ha una storia e preservarlo è fondamentale per le generazioni future. Inoltre, conferisce carattere al quartiere, rendendolo unico e vivace. Non potrei essere più d'accordo. È importante onorare quella storia e al tempo stesso abbracciare il presente. Come possiamo quindi contribuire a preservare queste splendide case? Forse potremmo fare volontariato per le iniziative di conservazione locale o partecipare a visite didattiche. Ottima idea! Coinvolgere la comunità può aumentare la consapevolezza sull'importanza della conservazione. Lezione 30. Talento musicale.
Mia sorella è un'ottima pianista e ha vinto numerosi premi in concorsi musicali. È impressionante. Sembra che abbia un vero talento per la musica e molta dedizione. Assolutamente. Si allena per ore ogni giorno e si vede dalle sue performance. Immagino. Vincere premi deve essere un grande incentivo per lei a continuare a migliorare. Sì, ama condividere la sua passione con gli altri e questo le procura tanta gioia. È meraviglioso vedere qualcuno così talentuoso che persegue i propri sogni con tanto entusiasmo. Spesso mi chiedo come faccia a trovare il tempo per conciliare tutti i suoi impegni con la pratica. Ci vuole molta disciplina, ma sembra che lei nutra una vera passione. Spero di assistere presto a una delle sue esibizioni, deve essere un'esperienza bellissima.